prima giusto 45 secondi è il tempo massimo che do a Patrizio Riva nella sua qualità di segretario nazionale Italia. Patrizio Riva lo conosciamo tutti, vero professor Mastonanti? Assolutamente sì. Campione del mondo di box italiano, europeo e del mondo di box. Prego Patrizio. Allora, vediamo. Vi viene soltanto un saluto in qualità di segretario nazionale a tutti voi corrispondenti diplomatici di essere qui a Roma per questo importante convegno e soprattutto poi per la nomina di nuovi corrispondenti. Io mi auguro che voi possiate passare un paio di giorni veramente felici qui a Roma e grazie ancora per la vostra partecipazione. Passiamo al primo candidato. Voce, microfono. Mi sentite? Ok. Il primo candidato è Jean Paul Polisasso, laureata presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana con specializzazione in gestione aziendale e controlli. Jean Lepori si è occupata della gestione di società a livello nazionale e internazionale, oltre che di consulenza contabile, finanziaria, fiscale per conto di varie società. Nel 2007 ha quindi fondato un'azienda, la Horizon Advisor, che opera con successo nel campo della fiscalità nazionale ed internazionale, della quale è direttore e membro del Consiglio di amministrazione. Anche fondatrice e direttrice di una ONLUS che opera a favore della tutela ambientale e dei diritti umani. Nel segno di una personale spiccata sensibilità sociale, Jean Lepori è docente del corso di economista aziendale e capo azienda presso la sede di Lugano della Camera di Commercio svizzera. Corrispondente diplomatico Jean Paul Lepori Sasso. Grazie. Ok, passiamo al secondo nominato. Nata a Skopje, in Macedonia, Caterina Stanojevic ha iniziato a studiare danza fin dalla scuola primaria e dopo essersi laureata alla facoltà di arte musicale si è specializzata in pedagogia e danza classica. Ammessa nell'organico dei Macedon Opera e Ballet, ha fatto parte dapprima del corpo dei balli per poi, in breve tempo, assurgere al ruolo di ballerina solista. Oltre al suo lavoro con la compagnia nazionale del suo paese, da alcuni anni Caterina Stanojevic ha intrapreso l'attività di docente attraverso una scuola da lei stessa fondata e ha prodotto personalmente alcuni progetti supportati dalle istituzioni macedoni che hanno riscosso grande successo all'estero. Uno di questi è Little Italy Travels. Le ha meritato il premio per aver promosso la musica per la cultura mediterranea nei Balcani, conferitole a Napoli nel 2019. Corrispondente diplomatico Caterina Stanojevic.
Kursavan, Okay, Daniel Kursavan, born in Slovenia. Daniel Kursavan graduated as an engineer from the Facility of Marine Studies in Traffic, then obtaining a master's in traffic sciences at the University of Economics in Ljubljana. His professional career began as the commercial director of a port forwarding company and then take over the management of the Slovenian branch of an Austrian company operating in the same sector. After further experience as branch manager of the company to which he was commissioned to open a bonded warehouse since 2012. Daniel Kursavan has been the owner and corporate director of a company and ranks among the most important Slovenian suppliers of complete logistics services relating to handling storage and transshipment. And diplomatic correspondent, Daniel Kursavan. Sì, grazie. Grazie. Gordon Bailey. Gordon Bailey has worked extensively for the UK government agency on tax matters and then put his skills and abilities at the service of various networks of independent companies specialized in consulting and corporate auditing. As a self-employed, Bailey has set up specific teams for agreements for governments, including those in the UK, South Africa, New Zealand, Australia, Kenya, and Ghana, and acted as a standalone trade envoy for the UK government. He was involved in the management of various commercial activities and currently works as a financial and business consultant, engaged in the creation of an international commercial network.
Diplomatic Correspondent, Gordon Bailey. Matteo Conte ha iniziato a lavorare giovanissimo occupandosi di marketing nel settore della ristorazione e poi assumendo la gestione di una rete commerciale. L'organizzazione di reti commerciali sarebbe rimasta a lungo la sua attività principale, consentendogli di sviluppare le sue competenze gestionali anche sotto il profilo della comunicazione. In seguito ha messo il suo bagaglio professionale acquisito al servizio del settore turistico in un'area particolarmente rinomata quale quella della Riviera Romagnola, attività che egli svolge con grande senso di responsabilità nella consapevolezza di rappresentare il suo paese e le sue istituzioni, una responsabilità che si unisce ad una spiccata sensibilità sociale che lo ha portato a svolgere attività volontaria da operatore umanitario. Corrispondente diplomatico Matteo Conte. Bruno Colomb graduated from EDHEC Business School with specialization in law and human sciences, as well as in business organization. Bruno Colomb has carried out a 30-year career in the human resources sector, operating in his country, France, and also in Benelux, Scandinavia, Italy, Russia, Belarus, and in most different sectors of activity assisting the main French and international groups. Long owner of Novo Mondo Company, through it he has promoted courses in leadership, innovation, project management, and change management both in Europe and in Asia, teaching in various institutes including the EDHEC Business School and Free University of Brussels, the University of Malta in Rome, and La Sapienza University. Diplomatic Correspondent, Bruno Colomb.
Alper Alivi. Alper Alivi, born in Istanbul, Turkey, Alper Alivi moved to Israel at a very young age, where he trained between the universities of Jerusalem and Bar Leon, and then continued his studies in Germany, where he graduated in business administration at Toro College of Berlin. Before even finishing his studies, he had already embarked on a professional career which would have seen him operate successfully in various sectors, and then specialize in digital marketing, an activity in which he was able to capitalize on his long experience as an expert developer of innovative systems for the web. In addition to offering consultancy as a freelancer, Alper Alivi is now the managing director of EuroPay, a financial company that operates in Malta under a French license to issue electronic money and provide payment services. Diplomatic correspondent, Alper Alivi. Allora, come dicevo prima, fino adesso abbiamo visto l'Emily Jane che viene dalla Svizzera, il secondo è stato Caterina Slavianovic che viene dalla Macedonia, Mr. Benes che viene dall'Inghilterra, Matteo Conte dall'Italia, Kerseman dalla Slovenia e Elenia per l'ultimo dalla Germania. Proseguiamo. Ok. Agli studi artistici Simone Pavan ha fatto seguire una serie di pregevoli esperienze nel campo del design industriale e della grafica pubblicitaria, specializzandosi in particolare nella comunicazione visiva. In una carriera trentennale l'artista ha assunto la direzione di varie società attraverso le quali ha realizzato decine di campagne che hanno saputo comunicare con efficacia i valori di prodotti e brand, contribuendo alla loro affermazione sul mercato. Anche editore e giornalista, relatore e docente di workshop, Pavan pubblica da 20 anni una rivista che rappresenta un prezioso punto di riferimento nel mondo dell'arte, varando in seguito un altro progetto editoriale che mette in comunicazione le aziende con i progettisti del mondo casa e gli spazi abitativi urbani e non. Corrispondente diplomatico Simone Pavan.
Mara Daniela New from the United States. Born in Milan from a famous family that has been active in the fashion industry for over a century, Mara Beltrami New has followed in his footsteps by successfully venturing into the activity of designer. But that for fashion is not the only talent of this versatile woman who moved from Italy at a very young age to France, and then to Australia, where she graduated in architecture and studied acting and dance, and then embarked on an important artistic career that would take her to Canada and then to the United States, working in the music, theater, television, and film industries, and is also establishing herself as a painter. Very committed to charity in 2004, she was listed as one of the most influential women in Los Angeles and received the title of Dame Commander from the Hawaiian Order of Kalakaua. Diplomatic correspondent, Mara Daniela. Una solida preparazione in campo tecnico-industriale ha consentito a Salvatore Chianello di essere chiamato tra i più importanti gruppi operanti nel settore turistico ad occuparsi delle sezioni tecnologiche e impiantistiche. Da un modello della società Palermo ha prestato la sua professionalità a Venezia, Siracusa, Taormina e Catania, e poi di nuovo in altre importanti strutture di Palermo, profondendo il suo impegno a garantire, tra le altre, l'ottimizzazione delle risorse energetiche in nome di una spiccata sensibilità verso le istanze ambientali. Attualmente egli si occupa dello sviluppo commerciale di una società nata da professionalità generate e maturate nel mondo alberghiero, operando dapprima in Italia e poi da quasi 3 anni nell'isola di Malta. Corrispondente diplomatico Salvatore Chianello. Nato in provincia di Chieti, Antonio Razzi è immigrato giovanissimo in Svizzera, dove ha lavorato in una ditta tessile, iniziando nel contempo un'attività associazionistica. Dopo una vita di duro lavoro e sacrifici si presenta alle elezioni politiche del 2006 per la circoscrizione Estero Europa
e viene eletto alla Camera dei Deputati, poi confermato alle elezioni del 2008 e poi ancora eletto al Senato alle elezioni del 2013. Già consigliere personale del Ministro dell'Agricoltura Francesco Saverio Romano, dopo aver lasciato il Parlamento, Antonio Razzi ha conquistato una grande popolarità con la conduzione e partecipazione a diversi programmi televisivi, mentre porta avanti da anni la sua personale battaglia per contrastare l'isolamento internazionale della Repubblica Democratica Popolare della Corea, ove ha intrapreso ed è attualmente l'unico al mondo rapporti ai massimi livelli. Corrispondente diplomatico Antonio Razzi. Laureato in copywriting presso l'Istituto Superiore di Comunicazione, Stefano Sala ha conseguito un master in marketing communication per poi intraprendere una brillante carriera nel campo della comunicazione, curando le campagne pubblicitarie per primarie aziende italiane e internazionali. Attivo da alcuni anni nel terzo settore, è stato docente, formatore della centrale etica e si è occupato di fundraising per alcune ONUs, offrendo un rilevante contributo in ambito umanitario con progetti ideati e realizzati oltre che in Italia, in Africa e nel sud-est asiatico. Dal 2019 Stefano Sala ricopre la carica di vicepresidente con delega al fundraising e sviluppo partnership nazionale e internazionale dell'associazione Zenzero ONUs, ove si occupa anche della supervisione dei progetti di imprenditoria sociale nei paesi in via di sviluppo. Corrispondente diplomatico Stefano Sala. Yusai Khan from New York and Hawaii. Born in China, raised in Hong Kong, Yusai Khan moved to New York at a very young age, where she embarked on a career as a television producer, achieving great success with a series that was the first to disclose Oriental culture and customs to the American public. This was followed by numerous other programs produced for both American and Chinese television, which gave her great popularity as a presenter as well. In 1992, Yusai Khan joined her activity as a producer to that of an entrepreneur. This was, sorry about this.
business with the creation of a cosmetics brand that soon became a leader in the sector of China, then also giving birth to other successful brands, author of 9 best-selling books, a humanitarian worker, winner of numerous awards, Yusai Khan has been named by the popular periodical, quote, People magazine as the most famous Chinese woman. Diplomatic correspondent, Yusai Khan. Maria Schieri. Maria Schieri completed his education at Malta College of Arts, where he studied business management and administration among other subjects. After working for a real estate bank from which he received the award as the Best Maltese Negotiator of 2009, together with his brother, he decided to set up a company to operate on his own in the real estate development sector. Over the course of a few years, he has therefore managed to put together a team of professionals who have raised the level of the sector through innovative strategies, while dedicating himself to diversifying his business, which sees him today at the helm of a group that employs over 100 professionals operating in the various branches related to the service and logistics sector. Diplomatic correspondent, Maria Schieri. Ralph Zander. Ralph Zander, born in Berlin, Ralph Zander studied business administration, accounting, and solid set of skills that allowed him to embark on a brilliant entrepreneurial career. As the owner of a retail furniture chain, he led his company to great market success, which was followed by a long break dedicated to the fulfillment of his dream of traveling the world by boat with his family. Having returned to the entrepreneurial activity after a few years, he is now committed to developing new projects through exclusive patents related to technology and innovation. Among the sectors that see the entrepreneur active
are those of cryptocurrencies, engineering, and artificial intelligence with personal initiatives or in partnership. Diplomatic Correspondent Ralph Zander. Nata in Albania, Virna Buddha è cresciuta in Italia dove si è laureata in design presso il Politecnico di Milano per poi frequentare l'Università Politecnica di Valencia in Spagna e conseguire un master in scienze economiche presso l'Università della Svizzera Italiana a Lugano. La sua attività professionale l'ha vista esordire con la creazione e sviluppo di immagini digitali tridimensionali, attività che ha lasciato per assumere a partire dal 2016 il ruolo di manager per il marketing e la comunicazione di una società indipendente di Family Office and Wealth Management. Sempre a partire dal 2016 Virna Buddha ricopre la carica di Project Manager Non Profit dell'associazione Zenzero, che realizza progetti di imprenditoria sociale in Africa mentre svolge attività di docente di fotografia ed editing nell'ambito di social media. Corrispondente diplomatico Virna Buddha. Giovane studente laureando in economia e commercio all'Università degli Studi di Salerno, Antonio Sconza è già impegnato da tempo in un'attività imprenditoriale da titolare. È da appena 20 anni di una società che opera nel settore dell'ingegneria integrata. Più recentemente è stato dotato di un ruolo manageriale all'interno di una primaria società con sede a Londra, presso la quale si occupa di supporto, analisi, sviluppo, progettazione di sistemi di certificazione e archiviazione dei dati con tecnologia blockchain. Attraverso tali attività egli è riuscito ad inserirsi nell'ambito del settore economico e manageriale internazionale, gettando le basi per ulteriori sviluppi che lo vedranno sempre più protagonista di una carriera che si configura fin da ora di altissimo profilo. Corrispondente diplomatico Antonio Sconza.
Ryan Ronald Johnson. Already in his years of college in California, Ryan Johnson approached the world of cinema, working on different sets while completing his studies with the achievement of 2 degrees in business administration and in political science. Starting in 1996, therefore, he began to hold executive positions within several leading film corporations, until he founded his own in 2003, which produced and financed 18 films that participated in the most prestigious international festivals. He recently produced Fat Man with Mel Gibson and The Comeback Trail with Robert De Niro, Tommy Lee Jones, and Morgan Freeman. Candidate to become a Knight of Malta, Ryan Ronald Johnson, in the wake of the Da Vinci Code, has already announced to the American press that one of his next film productions will be on the history of the Knights of Malta. Diplomatic correspondent, Ryan Ronald Johnson. George Olita. Born in Romania, George Olita studied at the American University in Bucharest and has been professionally engaged in several fronts over 20 years, reaching important goals everywhere. Owner of 2 companies active in the transport sector, he has also created a company specialized in telecommunications via cable networks, which is part of the technological modernization of his country. Lastly, George Oita is present in the restaurant business, having taken over the management of one of the oldest private businesses in Bucharest, which now also has a second location, contributing significantly to their national and international recognition, including a clientele of celebrities who appreciate the offer that combines tradition and modernity. Diplomatic correspondent, George Olita. George Mihai Montanu.
Graduated at the Hyperion University in Bucharest with a specialization in marketing management. George Montanou began his professional career in his early 20s as a manager of a company that leases commercial spaces and buildings. While continuing this commitment to date, he has subsequently joined that of the management of metal packages and components of metal structures for shipbuilding. Since 1998, George Montanou has been general manager of a company that operates in the same sector, but since 2013, he has also taken over the ownership and management of an activity in the entertainment and event organization sector. Also showing here a remarkable management talent and profound knowledge of the reference markets. Diplomatic correspondent, George Mihai Montanou. Abbiamo visto ultimamente a Los Angeles, regista, Romania, no, 2 Romania, Giorgio Munteanu, sì, 2. Nato a Caltagirone in Sicilia, Leonardo Brunetti ha studiato a Cuneo, specializzandosi nel settore elettrotecnico e affinando la sua formazione con esperienze in aziende operanti nell'installazione di impianti elettrici civili e industriali per veicoli ferroviari. Da qui una carriera che lo avrebbe visto figurare all'interno di alcune tra le più importanti realtà del settore a livello internazionale, compiendo anche esperienze all'estero, enfant prodigi, come lo chiamavano i suoi insegnanti per le sue spiccate e non comuni doti culturali. Lo hanno portato successivamente ad acquisire la guida dal 2017 di un'azienda maltese che opera nei settori della costruzione e del restauro, cui si è affiancata la direzione di un'agenzia di servizi con sede in Croazia, attività che porta avanti con grande maturità, passione e rigore. Corrispondente diplomatico Leonardo Brunetti. William Chuan Ho Tien from Singapore. Trained at the Singapore Institute of Technology, William Tien moved to Australia at a very young age, where he founded the first company specialized in the development of technology and the marketing of innovative new products and services. This
represented the beginning of a brilliant career which later saw him operate as well as in Australia, in China, Hong Kong, the United States, and Europe, always taking on the highest management positions in various companies. Among these, a company that bears his name and which has been developing an application with universal mobile functionalities for over 10 years that represents a milestone in the telecommunications sector and in the field of mobile payments, offering great freedom with no connection costs or binding contracts. Diplomatic Correspondent, William Chuan. Dr. Farzan Al-Murad. Trained at the University of California in San Diego, Farzan Al-Murad majored in dental surgery in Chicago. Returning to California in the early 90s, he was among the few doctors who agreed to treat patients suffering from AIDS. At a time when most of his colleagues were shying away from the risk associated with a still little-known disease. And also, for this reason, he was recognized as Dentist of the Year of the City of San Diego, continuing to honor his profession with ethics and a sense of responsibility. At the beginning of the new millennium, he wanted to seize the moment, opportunities offered by new technologies in the field of communication, undertaking initiatives in the sector, and in the meantime, continuing an intense commitment to solidarity, which has manifested itself widely even after the advent of the pandemic, promoting various campaigns through the main media. Diplomatic Correspondent, Dr. Farzan Al-Murad. Abbiamo terminato la nomina dei neocorrispondenti diplomatici, purtroppo ci sono state 5 assenze. Adesso invece procediamo alla nomina delle nomine speciali per l'istituzione della segreteria generale in Svizzera, caro professor Mastronardi, perché ogni Stato, quando raggiunge
il numero di 5 unità di corrispondenti diplomatici hanno bisogno di una persona che li dirige, perché altrimenti fanno capo tutti quanti alla sede di Malta, e se ognuno di loro vuole fare una telefonata di un minuto al giorno a sottoscritto, praticamente dovrà stare 365 giorni al telefono. Allora ci avvaliamo dei segretari nazionali presso i vari stati, come ad esempio la signora Lee Teaton, che è segretario nazionale della California e di New York, il segretario internazionale Marcello Patti, il segretario italiano Patrizio Riva, il segretario francese Georges Delis-Carpe. Fatti vedere, George. Che ha sede a Parigi, il segretario nazionale Slovenia Darko Filiput. Ricordatemi che sono confuso, c'è qualcun altro presente. Il segretario nazionale Malta, il segretario nazionale Miami, Florida, e la cosa che da nominare il segretario nazionale Svizzera, che è la signora Jane Lepori. E questo avviene anche a livello decentrato, a livello regionale e a livello provinciale. Ogni regione abbiamo un coordinatore. Per la regione Abruzzo quest'anno nominiamo il senatore Antonio Razzi. Non si va mai in pensione. E questo è avvenuto avendo raggiunto il numero anche in Romania, a Bucarest, dove nominiamo il già corrispondente diplomatico del 2019, George Ilie. Infatti molte persone si chiedono: ma come mai avete due colori di divise, una nera e una rossa? E anche questo è il motivo, perché le persone che hanno avuto un ruolo o che hanno un ruolo dirigenziale nell'organizzazione si contraddistinguono proprio per il colore dell'uniforme, come coordinatore nazionale, regionale, provinciale, internazionale. Quindi questa è la motivazione della differenza anche del colore dell'uniforme. Trovate in Romania, il dottor Ilie ha 2 o 3 ristoranti dove la cucina rumena è il top. Devo andare.